Amiche e amici di Solfatara News, qui non stiamo parlando di un semplice sorvolo con un drone e neppure di immagini suggestive buone per i social. Qui stiamo osservando, giorno dopo giorno, uno dei sistemi vulcanici più complessi e instabili d'Europa. Una caldera che non è mai realmente ferma, che respira, si gonfia, rilascia gas, accumula energia e la redistribuisce in profondità sotto una delle aree più densamente popolate del continente. I campi flegrei non sono uno sfondo, non sono un panorama, sono un organismo geologico in attività costante e il nostro compito è raccontarvelo senza filtri, senza slogan rassicuranti, senza edulcorare ciò che vediamo. Oggi, come ogni giorno, siamo tornati in volo per documentare sul campo ciò che sta accadendo realmente, perché qui non basta leggere un comunicato, bisogna guardare, misurare, confrontare e soprattutto ricordare che questa è una caldera in disequilibrio da anni. Prima di entrare nel cuore dell'aggiornamento, vi ricordiamo che potete sostenere il nostro lavoro quotidiano attraverso il nostro spazio Buy Me a Coffee. Non è un obbligo, è un gesto libero che ci permette di continuare a volare, sostituire batterie, mantenere le attrezzature operative e garantire monitoraggi costanti. Trovate il link in descrizione e nel commento fissato. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al gruppo Facebook Solfatare News Group, perché qui le immagini non arrivano per caso, arrivano dal campo, ogni giorno. Oggi la prima tappa è stata la Fumarola Pisciarelli, un'area che da tempo mostra segnali chiari di intensificazione dei processi idrotermali. Appena arrivati, la scena è stata eloquente. Forti emissioni di vapore, pressione visibile, degassamento continuo, un ambiente saturo, caldo, instabile. Pisciarelli non è più da tempo una fumarola tranquilla, è una zona in cui l'energia in risalita trova sfogo in modo sempre più evidente. Abbiamo misurato la temperatura nella fumarola Pisciarelli, che oggi è di 106,6 gradi centigradi. Come sempre vi mostriamo a schermo il grafico con l'andamento dei giorni scorsi, perché qui non contano le impressioni ma i trend. E quando un trend resta alto o tende a salire, non è mai un dettaglio. La temperatura è un segnale, il vapore è un segnale, la pressione è un segnale. E quando questi segnali persistono nel tempo, non si può parlare di normalità. Dopo Pisciarelli ci siamo diretti nel cratere Solfatara e qui la situazione non è stata certo più rassicurante. La fumarola Bocca Grande oggi si presenta in piena attività, con forti emissioni di vapore, colonna visibile, pressione costante. Anche qui abbiamo effettuato la misurazione della temperatura, che oggi è di 182,2 gradi centigradi. E come sempre, vi mostriamo il grafico comparativo con i giorni precedenti. La Solfatara, ricordiamolo, è uno dei punti storicamente più sensibili dell'intero sistema flegreo. Un luogo dove il sistema idrotermale è in contatto diretto con la superficie. E quando Bocca Grande spinge, quando il vapore aumenta, quando la pressione è evidente, non è mai un segnale da sottovalutare. Tutto questo si inserisce in un contesto più ampio, che va ben oltre le fumarole. Parliamo di una caldera che negli ultimi anni ha mostrato un sollevamento costante del suolo. Parliamo di scosse sismiche che magari diminuiscono di numero ma non scompaiono. E questo è un punto fondamentale. Non è il silenzio sismico a preoccuparci, è la continuità del fenomeno, è la persistenza di un sistema in movimento. Le scosse ci sono, continuano, e ogni scossa è un rilascio di stress in una struttura già fragile. A questo si aggiunge una situazione infrastrutturale che definire delicata è poco. Strade chiuse da mesi, lavori interminabili, cantieri che bloccano arterie fondamentali, vie di fuga teoriche che nella pratica diventano colli di bottiglia. In un'area come questa, dove la densità abitativa è altissima, la gestione del territorio non è un dettaglio, è parte integrante della sicurezza. E invece ci troviamo spesso davanti a chiusure, rallentamenti, disagi cronici che in un contesto di rischio vulcanico dovrebbero far riflettere molto più seriamente. Qui non stiamo parlando di allarmismo, stiamo parlando di realtà. Una caldera attiva, un sistema idrotermale in pressione, un suolo che si deforma, una sismicità che persiste
Infrastrutture fragili, comunicazioni spesso contraddittorie. Questo è il quadro e noi lo mostriamo ogni giorno perché crediamo che la popolazione abbia diritto a vedere, a capire, a farsi un'idea propria. I Campi Flegrei non esplodono all'improvviso come un film, ma danno segnali, accumulano energia, cambiano nel tempo. E quando i segnali si sommano, quando la pressione resta alta, quando il vapore aumenta, quando il suolo si solleva e le scosse continuano, la parola chiave non è panico, è attenzione. Massima attenzione. Per questo continuiamo a volare, per questo torniamo sempre negli stessi punti, per questo confrontiamo i dati, per questo vi mostriamo i grafici, per questo non ci accontentiamo di una foto o di un comunicato. Qui sotto i nostri piedi c'è un sistema vulcanico complesso, potente, imprevedibile, e ignorarlo non lo rende meno reale. Continuate a seguirci, continuate a informarvi, continuate a guardare con i vostri occhi quello che vi mostriamo, perché la consapevolezza è la prima forma di difesa. Noi di Solfatara News continueremo ogni giorno a monitorare, documentare e raccontare quello che accade nei Campi Flegrei, senza filtri e senza sconti. Grazie a chi ci sostiene, grazie a chi ci segue, grazie a chi condivide il nostro lavoro. Restate con noi, restate vigili, restate informati. A presto dal campo, da Solfatara News.